iniziamo il viaggio di Giada. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Giada ha i piedi fino alle caviglie immersi nell'acqua del mare e c'è un branco di piccolissimi pesciolini che le accarezza i piedi. Lei sorride ed è come se dicesse: così sto bene e così mi fido. L'autorizzazione, quindi. Sì, sì, sì. Ok. Vibrazione. 8 miliardi. Consapevolezza. 136. Anima. 47. Vite. 2114. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 32. 3D. 53. Vivacità animica. 96. Allora, i valori sono molto curiosi, perché 8 prima sessione di Giada è molto bene, ma la consapevolezza è più sul bassino, no? 136, un 150 me l'aspettavo. E Lei è un'anima molto pura, però fa confusione su una serie di cose e deve ancora comprendere dei meccanismi profondi di sé. vivacità, no, scusa, 3D, bene, 53, siamo a metà. È un risultato insolito per una prima sessione, la 3D così bassa. E basta, anche la PS è a metà praticamente. Va bene, il progetto di Giada, come si chiama? Bisogno di essere amata. E lei ha veramente un gran bisogno di essere accettata per quella che è, protetta, rassicurata e amata. Però questo è uno dei più grandi inganni della terza dimensione, perché ci fa proprio sentire prigionieri e dipendenti dall'esterno. Ci fa sentire comunque sempre inadatti alla ricerca di conferme. Mhm. E vittime anche di Beh, possibili fidanzati narcisisti patologici o manipolatori o anche solo semplicemente un bel maschilista tossico, no? sì, sì, e vittime in generale del giudizio altrui, delle critiche degli altri, anche un po' della malevolenza degli altri. Nome dell'anima. Balena blu. Che belle le balene. Nome dello spirito. Speedy Gonzales. Causa esoterica, Monica, che ridere, del fatto che io all'asilo disegnassi le balene blu e gli altri il prato, la casa, la mamma, il papà, il sole, il cielo. Non ne ho neanche uno di questi disegni, maledizione. Questa è la tua propensione esoterica e il tuo attaccamento al mare. I pesci, era pieno di pesci, acquari, che l'avevo mai visto un acquario? Eh, Tutte le maestre contente. Ok, salutiamo il Lucino. Ciao Lucino, ciao bambino interiore. E apriamo le tende rosse bordeaux del cinema di Giada. Ci sono degli inviti su carta, cartoncino spesso. Come sono fatti? con le bruciature nei bordi.
Ha Mm. voluto dare questo tocco qua, anche un po' anticato, diciamo. E quella che ha creato per il suo fidanzato, bruciando il contorno, è diventata come una farfalla. Cioè, come mi è venuta in mente questa idea di farti questa domanda? Non lo so, però vedi, perché bruciati? Perché Anticonformista? ehm, lei ha anche, cioè, lei è un segno d'acqua, no? Però ha anche molto sviluppato il fuoco. mm? E quindi lo utilizza anche perché il fuoco serve per trasformare e lei lo sa. E, e dà la possibilità, infatti, di personalizzare ogni biglietto. Come viene il fidanzato? Ehm, con una rosa per lei. Di che colore? Una rosa senza spine, tra l'altro. All'inizio da lontano mi sembrava quel rosso bordo carico, che loro è un grande amore. Però nel momento in cui si è seduto ho visto che è cambiato colore ed è più color, diciamo, pesca, come se la volesse un po' rassicurare. Dove si siede? In primissima fila, tenendo stretto questo biglietto farfalla. Vivo. Eh sì, Mm. Papà, il papà è come se fosse venuto proprio con la valigia. Si vede che è un tipo previdente, no? Allora dice, ma visto che vengo da lontano, vengo con la valigia. E poi dice anche, questa è anche la valigia dei sogni, tipo in terza fila, con ma direttamente, sì, esatto, sono praticamente venuti insieme. Non so come mai la mamma è tipo con uno scoiattolo. Cioè, se le piace tanto da mangiare agli scoiattoli o cose del genere, comunque con uno posso dire scoiattolo. dove stai, Giada? Mm? Posso essere vago. In una delle isole delle Canarie, non quella con gli scoiattoli che è Fuerteventura. Mm. C'è un'attinenza, non lo sa quasi nessuno. Fuerteventura è una tavolata di sabbia, ma ci sono degli scoiattoli del territorio ai quali non bisogna dare da mangiare, ma tutti gli danno da mangiare, che girano, sa bene dove cavolo vivano. Non ci sono tanti alberi, mi hanno detto, io non sono mai stato. Sottoterra, hanno le tane, fanno delle tane, mangiano qualcosa e sono contenti, si pigliano tutto il vento e la sabbia del mondo. Il Fuerteventura. C'è un'attinenza? Lei dice pensaci. A chi? Alla figlia o a noi? Pensaci come un'idea prossima. Mm. Vuole andarsene dall'Italia? No, mi sembra più come voler offrire uno spunto a lei, perché nell'ambito reale non lo farebbe, credo, no? Perché mi sembra abbastanza tradizionalista, abbastanza radicata, diciamo, no? Mm? Ecco, però qua stiamo parlando animicamente, è come se magari le volesse offrire una alternativa anche, no? Di vita. Pensaci, dice. Chissà. Ok. Vediamo le entità eteriche con cui Giada ha a che fare, che si è creata lei e che le servono per vediamo quale quadro. C'è un maiale nel porco del secondo universo. Rosa, peloso, Sì, sì, molto viscido. eh, sudato. sì, con questo sguardo languido.
Il classico porco, no? Quindi riferimento sessuale, i Sì, complimenti dei Playboy in versione un pochino più hard. sì, perché lei già in giovane età è sempre stata guardata un po' con quegli occhi lì, da tanti ragazzi, ok? E qualcuno è anche passato un pochino più all'azione, qualcun altro si limitava a guardare, però con uno sguardo che non era quello voluto da Giada, anche perché non era lei che poteva controllare queste cose, no? Ehm, Erano decisamente inopportune, anche in contesti inopportuni. E lei non aveva la capacità di difendersi e di orientarli diversamente. Quindi tutto questo ha fatto sì che lei creasse questa entità così anche ripugnante. Mm. Poi un'altra entità, sempre del secondo universo, è questa scimmietta che ha le manine davanti alla bocca, proprio per tapparsi la bocca che non può parlare, non può dire. In fin dei conti anche mh, perché non saprebbe come dire. Anche se è giusto dire, è lecito dire, ehm, di fatto se ne sta così, con la bocca tappata in questa situazione di impotenza e di subire. E poi c'è questo falconiforme che è un'aquila che proprio ha questo sguardo appuntito e penetrante nei confronti di Giada e non le stacca gli occhi di dosso e costantemente va a giudicare e a valutare ogni sua azione, ma anche ogni suo pensiero. Negativamente, ovviamente. O fa anche Sì, complimenti. no, Brava, quello l'hai fatto bene, lo dice mai? no, 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 no. È sempre per cercarle il difetto. Poi, E poi ci sono tre EDL. entità mentali. C'è perdono, mi viene. È come se mi mostrasse che dentro di lei ci sono dei grovigli emotivi che tra l'altro le sottraggono molta energia. Questi grovigli emotivi è come se avessero assunto una vita propria e richiedono proprio una gran quantità di energia, togliendola ovviamente a lei. E ci sono delle cose che lei quindi ha difficoltà a perdonare a se stessa ed altre che ha difficoltà a perdonare agli altri. Comunque nel complesso si tratta di dover sciogliere questi nodi, di doverli dissolvere. Ehm, Perché altrimenti diventano l'aggancio sempre di altre esperienze negative che le fanno di nuovo vivere sensi di colpa per cose non perdonate, o fatte da lei o fatte dagli altri. Quindi, per esempio, lei ha molta difficoltà ancora a perdonarsi di un qualcosa successo 10 anni fa, che è riferito al suo aborto volontario. Mm, Così come ha difficoltà ad elaborare il perdono verso persone che le fanno torti. Livello? Direi 5, però a volte, mm, per esempio nel passato lei ha avuto una grande difficoltà nei propri confronti, quando ha fatto quella scelta ed era quindi a livello 7. L'aborto. Mhm. Poi, Poi c'è vacillare. Mi fa vedere lei che è una bambina e praticamente sta camminando su un muretto molto stretto. Quindi ha le braccia aperte per cercare di stare in equilibrio. E tutti che sono intorno, i suoi compagni di scuola, gli insegnanti, tutti a guardarla.
E lei ha una gran paura di cadere, sentendo questi sguardi addosso. Quindi proprio questa sorta di insicurezza, di titubanza che le è rimasta, in questa grande paura di essere giudicata. Come livello Beh, direi 4-5. poi Mh. Bisogno di fare bene. È come se lei, si sentisse un po' sempre, per certi versi, di dover essere una brava bambina. Adesso sente di dover essere, che ne so, una brava lavoratrice, mh, piuttosto che una brava fidanzata, piuttosto che una brava figlia. Comunque sente di dover sempre fare le cose bene, che comunque dagli altri saranno fatte, saranno dovute, considerate dovute il minimo necessario. mh. Però lei ha proprio questa grande paura di deludere gli altri e che poi gli altri la facciano sentire una nullità. come si chiama questa entità mentale? Scusa, mi sono perso. Bisogno di fare bene. Ok. Livello? 6. Impianti. Mh. Allora c'è questo disco che canta una vecchia canzone di un vecchio cartone animato, no, che diceva: "1.000.000 d'anni fa o forse 2 c'era chi, guardava al vento e alle stelle", una cosa del genere se non sbaglio, no, è come se in lei ci fosse un nucleo di grandissima, purezza, ma anche di idealizzazione, okay, quindi è come se lei rifiutasse proprio a una parte della vita, della società anche attuale. E quindi si viene come a creare una specie di separazione tra quello che secondo lei dovrebbe essere il mondo, come dovrebbe essere fatto e come è. E questo fa sì che lei si senta spesso, che ne so, un pesce fuor d'acqua, senta di dover scappare da certe circostanze, da certi gruppi, che siano familiari, che siano, gruppi di conoscenti, così. Poi c'è in eterico il seno sinistro è più grande di quello destro. Come se in un certo senso il suo cuore fosse un po' sofferente, esposto. Poi, l'unghia tipo dell'alluce destro, come se fosse sollevata e puoi intravedere la carne del dito, perché è come se lei, mhmm, non fosse riuscita a far ricrescere bene questa unghia, ben aderente al dito, Mm. perché è come se questi uomini in parte hanno fatto parte proprio della sua vita, in parte erano gente che passava di lì o conoscenze molto superficiali, avessero veramente interferito con la sua intimità, creando proprio questo stato di disagio, di, non sicurezza, a ferita aperta, che non si può rimarginare. Un qualcosa di sempre aperto dove questi batteri possono entrare. Che lei, non sa come fare, perché lei non vorrebbe farli entrare. Poi? Basta, basta. Va bene. Il quarto punto, non sono abbastanza, devo sempre dimostrare, è sicuramente legato all'entità mentale, bisogno di fare bene. Quali sono però le origini? No? Immagino.
Ehm, Abbiamo già un po' accennato anche con il suo progetto Bisogno di essere amata, e noi tutti in terza dimensione veniamo qua in questa prigione buia e veniamo sottoposti, diciamo così, a dei programmi. Ci vengono installati dei programmi che sono sempre di incertezza, di non fiducia in noi stessi, di paura del giudizio degli altri, di sentirci sempre nel luogo sbagliato, di non sentirci all'altezza. Questo è proprio voluto, no? Perché è proprio un programma installato in quasi tutti noi. Poi Mhm. magari ognuno le elabora in una maniera diversa, perché comunque ciascuno di noi ha anche un apparato di tipo psichico differente, però di fatto è assolutamente un ingrediente iniziale del gioco. Mano a mano che si porta luce su questo gioco, su questa dinamica del gioco, allora comprendiamo che quello era proprio un programma, un inganno, una bugia, voluta apposta affinché noi non ci connettessimo con la nostra anima e affinché noi non ci realizzassimo. Ok, Monica, Soffì Angelo Custode. Ecco, proprio il nonno era la figura che gli ha dato più sicurezza, anche col suo essere burbero, a volte appunto solitario, a volte anche duro, no, nell'imporsi, è quello che ha rappresentato per lei la colonna portante di tutta la casa. Ed è quello che veramente le ha fatto sentire che cosa significa, cioè il rispetto, la solidità. Ok, un determinato anno, ecco, un determinato anno il nonno viene ricoverato per una banalità, per una cosa banale. L'indomani a scuola, lei, mi sembra a scuola, lei sente un soffio freddo e capisce che è morto, è venuto a mancare. Era lui? Sì, sì, assolutamente era lui. Era un angelo custode? Beh, l'eco vuol dire che è arrivato, no? Certo. Nonno materno, nonna materna, chiamiamoli. È come se lei in quel momento stesse davanti, questo mi viene in eterico, davanti alla lavagna, Lei la l'aula, nonna? no, 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 Ada? lei Giada è davanti all'aula, cioè è nell'aula con davanti la lavagna, Mhm. ed è come se in qualche modo lui si sovrapponesse all'insegnante in quel momento. Poi passa vicino a Giada, le fa sentire questo brivido gelido e lei viene assalita da una profonda, irrisolvibile tristezza. Però è come se lui scrivesse sul suo quaderno degli appunti: noi non ci lasceremo mai. Però lei in quel momento non è pronta a vedere quella scritta. Si fa travolgere dal suo senso di tristezza e di abbandono. C'è questa scritta adesso nelle mani del nonno? Come se mi riproponesse ancora quel quaderno, ed è come quando scrivi con una penna che non scrive, quindi rimane il solco ma non l'inchiostro. E per me è sempre valido, non ci lasceremo mai. Quindi c'è solo il solco, non c'è l'inchiostro. Mm. Beh, però se prova a colorare con la penna una matita di profilo, si vede Certo, in bianco. certo. In questo preciso istante dov'è il nonno?
so, mi fa vedere che è di là col suo fidanzato. Di Giada. Ah? Perché non viene di qua? Allora, se lui viene di qua, allora, adesso vediamo se riesco a spiegarlo. Lui, per esempio, è qua dove sono io ed è dove c'è Giada, ma vicino al fidanzato. Mm. Perché è come se sapesse, conoscendo Giada, che se lui va facendo sentire quel tipo di energia, Giada si scuote un Sba- po' troppo. sbarella. Sì. Ok, e la nonna? Dov'è? La nonna, sai che mi viene che è vicina ai piedi? Non so se Giada ha avuto qualche, ha bisogno un po' di rilassarli questi piedi, di essere massaggiata. Entrambi conoscono le Vic che diamo ai disincarnati. Dunque, il nonno è mancato 13 anni fa, la nonna 5 quasi. Sì, li conoscono, sì. Le hanno prese, assunte. Mi dice la nonna, per esempio, a me piace molto imparare. La Vic le serve per imparare. Sì, Vibrazione, informazione e consapevolezza. sì. E dice, voglio presentarmi a te come una farfalla viva. E farti sentire quel senso di libertà e di leggerezza. Beh, gli inviti al cinema sono delle farfalle. C'è il suo zampino? Non lo so, vedo che si appoggia sul petto di Giada e dice: questo è tuo e solo tuo. Monica, 4 anni dopo la scomparsa del nonno, già da un terribile incidente, con tutti dei contesti che non analizziamo, e si salva indenne senza neanche un livido. C'entra il nonno, Angelo Custode. Allora, dunque, dipende come vogliamo vedere la cosa, ok? Ehm, In realtà il suo senso di colpa aveva attivato questo incidente, ok? Mm. Eh, la sua anima le vuol far capire che non è lecito, non ha senso il senso di colpa. Quindi non vuole che lei a maggior ragione faccia questa associazione, ok? Perché se lei avesse avuto degli esiti gravi, no, da questo incidente, l'avrebbe interpretata come una punizione rispetto al suo gesto di aborto, ok? Mm. La sua anima non voleva che lei facesse questo, voleva il contrario, voleva farle capire che non ha senso, ok? Lei però era anche molto giovane, ok? Non era in grado, di comprendere a questo livello le cose, mh? Però era in grado di poter percepire, la presenza, benevola, protettiva del nonno. Non so se mi son spiegata. Eh. Quindi le ha creato tutto lei e Esa l'ha fatta stare bene, diciamo, pensare che fosse il nonno.
Sì. Ok, chiamiamo nel cinema un nuovo personaggio, anzi due, perché credo che siano tutti e due vivi, l'ex e la mamma dell'ex. Mm, L'ex penso che mi venga così come forse era all'epoca, perché un po' troppo giovane, diciamo. Mm. Ehm, io in realtà quella madre lì, e non ho visto che ha fatto la fattura, sai? Mhm. Mm. Cioè, ho visto che voleva molto tutta un'altra vita per il figlio. Questo era certo, ok? Però in realtà tutte queste dinamiche difficili che si sono poi scatenate nella vita di Giada, cioè le ha prodotte unicamente lei, Giada. ok? Sì, cioè la madre sicuramente aveva capito che questo rapporto fra questi due ragazzi non andava bene. Cioè, anche per il figlio non vedeva degli esiti positivi in questo rapporto. Al di là del fatto che lei fosse rimasta incinta, lo valutava come un rapporto tossico e frenante per il figlio. Ok? Mhm. Quindi preferiva sicuramente che loro non stessero insieme, ma non vedo che è arrivata al punto di fare questa fattura. Quello che vedo è che invece Giada ha proprio scatenato quella che lei riconosce essere la sua scorpionità, ok? In tutta questa potenza aggressiva, violenta e vendicativa, lei l'ha scaricata su se stessa. Non vedo che sia stata questa donna. E quando poi la mamma l'ha portata da quell'amica, poi successivamente anche dall'esorcista, cioè in realtà è come se lei avesse perdonato e epurato se stessa attraverso persone esterne, ok? Ma non che ha sciolto la fattura fatta da quella donna lì. Non c'era la fattura. L'esorcista ha No. lasciato qualche regalino? Le ha confermato questo bisogno, diciamo così, questa dipendenza rispetto agli altri, come se fosse stato lui a risolvere, no? Quindi Mm. Giada si è come ulteriormente confermata la sua entità mentale vacillare. Da tutta questa storia sono rimasti dolori pelvici, causa esoterica. Mm. E lì mi riaggancio all'entità mentale perdono. Il Misericordia. nodo emotivo si è creato lì, il suo senso di colpa, sì. Bene, torniamo ai nostri disincarnati e aggiungiamo, se c'è, questo aborto, quest'anima. Mi dice una cosa bellissima. Dice, ma lo capisci che io sono sempre te e tu sei me? Io non sono un'altra cosa. Tu pensi di aver ucciso qualcun altro, ma io sono te. È un'anima, quindi? Lui è lì per dirle che sono la stessa anima. Mm. Come si rapporta con i nonni? Non ti dovevi truccare già da questa mattina, hai fatto male a truccarti. Sta finendo tutto nel fazzoletto. Questa, diciamo così, che è come posso spiegarti, è la parte più evoluta di Giada. È questo bambino. Mm? Quindi come si comporta con i nonni? Ispirando loro gioia, gioco. È un amore infinito per la vita, un amore infinito per la creazione che abbiamo fatto. Nonno, nonna
E quest'anima si tengono per mano? Allora, non so veramente come poter rendere questa cosa. Cioè, non la vedo come un'anima separata da Giada. Mm, 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 Ok? mm, mm. È una cosa sola, è una forma energetica, mentre i nonni li vedo più nell'immagine che hai detto tu. Ok? Mhm. Mm. Quindi è come questa forma energetica che è, come posso dirti, la quinta essenza di Giada, che è fatta di amore assoluto e che sprigiona questo, ma è comunque quella parte di Giada eh, che lei ancora non contatta, è sempre lei. Molto difficile dire, lei non No, è che ha abortito una vita, lei ha scelto di sconnettersi dalla sua parte più luminosa, più vicina alla sorgente. mhm. Mm? Che non è un'occasione persa, Assolutamente no. sottolineiamolo, matita rossa e blu. No, anche perché appunto lei la può assolutamente recuperare. Cioè, è molto importante. Allora, Giada è molto veloce, infatti il suo spirito si chiama Speedy Gonzales proprio per quello. Quindi lei può arrivare a comprendere con la mente e a percepire con il cuore che lei questa connessione la può recuperare, perché trattasi di un gioco che ci vorrebbe vedere separati, ok? Vorrebbe vedere che lei è stata la mamma snaturata che ha rinunciato al figlio perché non ce la faceva a occuparsi da sola di un bambino, ma non è Ah, bla così. bla. Mhm. Questa è la storiella che ci viene fatta credere e che le entità si sfregano le mani, no? Quando sentono che noi ci raccontiamo queste storie. Non è così. È semplicemente stata un'occasione in cui lei temporaneamente ha scelto di allontanarsi dalla propria anima. Adesso sceglie di riavvicinarsi. Come si chiama questa parte di lei? Infinito blu. Va bene, non c'è nemmeno bisogno di chiedere se vuole andare nel portale aureo, infinito blu. No, perché dice io sono ovunque. Eh sì. E il nonno? E il nonno è come se ci tenesse a far vedere che adesso è molto flessibile, mm? Perché è come se fosse una specie di fuocherello, diciamo così, no? Che assume diverse forme, si allunga, si accorcia, si appallottola e dice adesso sono molto flessibile. Si congeda da Giada in che modo? Come se volesse lasciarle qualcosa sul cuscino. E dice, mm, ora dormi sonni davvero tranquilli. Va? Sì, sì, sì. Nonna, messaggio. E poi ho pensato anche che fosse tutto vero, che io potessi allontanarmi per sempre da me stessa. E adesso so che tu ancora pensi a volte a quando io dicevo certe cose. Parlavo di togliermi la vita. Non pensare più a me in questi termini. Io adesso sono la vera vita. No, salutiamo. Come se mi facesse vedere una mattonella, forse della cucina.
Va bene. Monica, chiama Rasputin. Mentre lo chiami, spiego. Giada mi ha mandato un link di un cartone animato, Anastasia, che se la vede con il cattivo mago, Rasputin. Nel cartone animato, prima lui ha la meglio, lei sta per cadere nel burrone, si tiene al ciglio e poi lei vince e ce la fa. Tuttavia, anni fa, lei, dopo aver visto questo cartone animato qualche giorno prima, sognò un epilogo differente, lei moriva. Lei aveva la peggio rispetto a Rasputin. Ma chiediamo a Rasputin se sa qualcosa di tutto ciò. Inizio secolo scorso, tirapiedi dei Romanov, e grande cattolico, dotato di tante caratteristiche. Si diceva anche veggente, a me sembra, una faccia da pazzo che non finiva più, personaggio molto discusso, ammantato da un'aura di mistero. Chi viene? Non mi viene una gran bella cosa, eh. Beh, te credo. Ecco. Ehm, Scommetto come se... rettile. Non lo so, non saprei definire. In realtà mi viene sotto forma di cappello nero Mm, e di bacchetta a forma di pene. mm. Mm? Ehm, Come se in qualche modo incarnasse mm, le energie oscure, un concentrato di energie oscure e quindi di vari aspetti delle energie oscure. Quindi, come posso dirti, non animico, Non animico. no. Secondo universo. Sì, come se venisse un rutto da Satana e nasce Rasputin. Ma che figata. Ciao, di chi sei figlio di un rutto? Ma di chi è? Di Satana. Il rutto di Satana, il figlio del rutto di Satana. Dov'è Satana? Chiama Satana, dai, chiama. Vediamo che arriva anche Satana. Ma ha detto che è sotto il tuo letto. What? Cioè? Non so, forse che ti fa fare certi sogni, che ti fa avere certe cose legate comunque al letto. A me non risulta. Dormo benissimo. Insomma, Rasputin dov'è? Basso astrale? Sì, diciamo bassa astrale, sì. Famoso per essere dotato di questo grande pene. Perché? Ehm, la lussuria, il sesso, l'energia che si sprigiona è molto funzionale alle energie oscure. È di difficile controllo, è facilmente manipolabile, porta tanta discordia, porta tanta sofferenza spesso. E in effetti anche Giada in parte ne sa qualcosa. I Romanov erano animici. Ecco, qua Romanov mi viene rettili, sì. Ma erano imparentati con i Rothschild, Rockefeller, Windsor, sionisti, insomma. Oh, ho detto sionisti. Sì, poi a me viene come se fossero una batteria di rettili
addosso a cui poi sono state cucite delle storie che però prendevano ordini da altri. Va bene. Allora, per quanto mi riguarda, io apro un portale definitivo. Nella mia vita non voglio più sentir parlare di Rasputin, Satana, Romanov, sionisti. Elimino tutto, analisi, passato, non importa, non interessa più. Io sbadiglio, quello è nato da Rutto, io invece continuo a sbadigliare davanti a queste cose. Vediamo cosa fa Giada e se vuoi farlo anche tu, o qualcosa di simile. E Giada è come se gettasse questa polvere di stelle che consente una trasformazione istantanea, uno svanire di tutte queste sciocchezze, di queste corbellerie. Dopo questa polvere di stelle, però, sento proprio che getta anche, appicca un fuoco. Perché prima vuole fare questo gesto proprio un po' da bambina innocente quale è, però poi ha quell'altro aspetto eh, molto più volitivo e per cui picca questo fuoco. C'è la pira con Rasputin. Sì, sì, Mhm. Va bene, vedo proprio questi occhi di rettile chiuso qui. dentro il fuoco. Ok, chiuso qui. Torniamo alla nostra. Cosa succede nel cinema? Il padre con la valigia dei sogni, che fa? Ha tirato fuori come dei giochi. Ehm, e il primo gioco che ha tirato fuori sembra un po' un pagliaccio, perché è come se lo guardasse e un pochettino si ritrovasse in questo pagliaccio, perché sta proprio attivando una comprensione profonda per cui si rende conto che è un po' tutta una pagliacciata. Ehm, la madre, non so, stava piegando della biancheria. Allora, è come se sentissi il grande affetto che ha per lei, per Giada, però è come se fosse in un certo senso richiamata al senso del dovere, ok? Quindi era lì che ha approfittato per piegare i panni. E il fidanzato? Non so, già ha davanti un piatto di spaghetti. Ehm, È come se in questo momento lui non volesse minimamente pronunciarsi. Cioè lo sento estremamente rispettoso. È come dire, "Tu dopo, io ora non faccio niente, io ora non dico niente, è tutto tuo lo spazio, ne hai bisogno." Sono fiamme o anime gemelle? Capisco perché mi parla di un battesimo. Allora, aspetta, è come se loro sono andati a un battesimo, hanno fatto un battesimo. C'è un battesimo di mezzo? Sì, può essere. Devono far, perché è In come se passato. No, in passato. questo battesimo avesse in un certo senso, non ho capito cosa si è innescato da questo battesimo. Cioè, come se si fosse innescato un qualcosa, poi da lì c'è stata un'accelerazione. O se deve esserci un altro di battesimo. Perché mi dà come battesimo e poi un'accelerazione. Però vedo proprio il battesimo di un bambino. Quindi sono gemelle e stanno diventando fiamme? Allora, attualmente io le vedo
Sì, quinto livello. Esatto, sì. Beh, loro hanno scoperto questi argomenti, questi video da non tantissimo, 1 o 2 anni, no? Penso, ma sono molto vicini nel loro Mm. percorso e questo secondo me è uno dei vantaggi più grandi se si vuole prendere quella direzione. Quando invece c'è una forte disparità o anche una sensibile disparità, basta un niente che uno va avanti e l'altro no. Va bene. Abbiamo visto praticamente tutto, vabbè, gelosia, possessione, vendetta, più o meno le abbiamo qua e là analizzate. Bene, Giada deve sapere che i suoi contratti risiedono nel cluster. È una formalità che facciamo sempre, ma è una formalità sostanziale, che spazza via tutto questo quadro per introdurre un nuovo capitolo della sua vita. Il cluster me lo presenta come il palcoscenico di un teatro in cui proprio sul palcoscenico sono accatastate le sedie pieghevoli su cui si siede il pubblico. Perché è come se lei avesse sempre considerato un po' centrale, no? La presenza dell'esterno, la valutazione degli altri, l'aiuto degli altri che non arriva mai, ma che lei aspetta che arrivi, no? Mhm. E fondamentalmente quindi la sua fragilità di fronte a questa attesa, a questa delusione che lei ha e che lei dà, perché ovviamente poi è un loop senza fine. Lei è come se prendesse consapevolezza che non vuole più identificarsi in quella Giada fragile, bisognosa e poi a volte è esattamente l'opposto, cattiva, vendicativa. Cioè capisce che quello lì una recita, è un personaggio. Mm? E quindi sceglie in maniera proprio emblematica di liberarsi di questo cluster con una risata. È una risata talmente tanto fragorosa ed energetica che sposta tutta questa scenografia, le sedie, tutte quante le sposta nel portale definitivo. La sua Fantastico. risata. Fantastico. E qui cosa crea al suo posto? Come mai è venuto un bambino? Adesso non so se loro frequentano un bambino, no? Perché ha un aspetto anche molto bambino, quindi forse anche per questo che mi ha chiamato un bambino. E vedo che insieme a questo bambino hanno una girandola in mano di color oro, mh, le uniscono e diventa una girandola grandissima che continua quindi a ruotare. Ed è questo l'Ad-Eternum. Avatar. Vediamo se c'è. E adesso mi fa vedere un avatar che ha gli occhiali bassi, che la guarda, sai, no? Fa lo sguardo come dire, ma dove vuoi andare? Cosa stai facendo? Che disastro. Un po' così, no? E, e Giada dice, adesso io non ci credo più. E quindi proprio con questo gesto, così con molta nonchalance, senza neanche metterci troppa fatica, riesce a spostare tutto, avatar, computer dentro il portale definitivo. Con questa condizione, bisogno di essere amata esiste? No, lei si identifica con l'amore. Il porco, la scimmia, il falco. Perdono, vacillare, bisogno di fare bene esistono ancora? No, Gli impianti. no, la sua unghia adesso la vedo anche a posto. Vibrazione. 3, 3, 3. Consapevolezza.
172. Il primo numero? 172. 172. 172. Anima. 54. Vite. 1902. Cervello. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 58. 3D. 20. Vivacità anemica. 98. 98. Sì. Come vedi Giada? Allora, intanto l'immagine che mi ha fatto vedere è che si apriva il cardigan, ok? Mm? Come dirti, sicura che poteva essere se stessa, anche perché quella lei è l'immagine che ha scelto di avere su questo pianeta Terra, ma allo stesso tempo con una specie di schermo protettivo intorno, in modo che nessuno invada il suo campo. E la sento tranquilla, sicura, senza la paura di essere invasa. Ehm, Poi è come se, non so, la sento un po' bruciante di passione in questo momento. Cosa fa davanti alla mamma dalla quale si congeda? Vedo che l'aiuta a mettere per terra i panni, scusa, e non so perché c'è questo limone fra di loro e se volesse farle sentire il profumo del limone per rivitalizzarla, per farle sentire, sai, la bellezza della vita, della natura. Vedo che la stringe e le bacia le guance. Al papà. Come si rapporta? Dice. Non so se deve fare dei controlli, deve controllare alcuni valori, perché è come se facesse delle raccomandazioni. Lei a Però lui. sì, 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 in maniera molto simpatica, ok? Come dire, prenditi cura di te. Eh, Però in maniera carina, leggera. E al fidanzato. Sento proprio questa anche passione, ok? Passione proprio di queste fiamme che stanno arrivando, che è una passione totale, quindi fisica e di cuore. A se stessa. Mi sono proprio tolta una corazza, che era la mia seconda pelle. Ora ammiro la mia vera pelle ed è davvero espressione di me. Vedo anche che si guarda i piedi e ha proprio voglia di stare a piedi nudi, a piedi scalzi. Dov'è? Dove la vedi? A casa, fuori? Adesso è come se stesse accarezzando uno scoglio con i piedi, come se lei potesse proprio utilizzare i piedi come strumento di conoscenza, di ispirazione. Tornano questi piedi nella sua sessione, piedi, radicamento, l'unghia un po' staccata, perché? Come se lei potesse imparare molto dai piedi, attraverso i piedi.
Va bene, abbiamo finito. Pronto a tornare?